Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi ho deciso che dopo aver ripreso in mano il canale con il viaggio in America, porterò su questo canale per l'appunto video di qualunque cosa, di quello che faccio io, quindi dai videogiochi a questo video come oggi dove andremo a dividere i Lego. Io ho centinaia di pezzi di Lego che mi avanzano da tutti i set che ho costruito e anche da set che sono distrutti, diciamo, e non sapevo cosa farne, quindi l'anno scorso ho iniziato a dividerli in modo abbastanza superficiale. Però c'erano un sacco di pezzi che non sapevo dove mettere e quindi li ho lasciati sfusi. Quest'anno ho deciso di riprendere la divisione di Lego facendolo in modo un po' più serio e un po' più approfondito. Inizialmente avevo diviso i Lego principalmente per colore e tipo, per esempio quegli altri 2, quegli altri 3, le piastre e così via. Solo che non era sufficiente per me questa divisione. Per fare una divisione più approfondita come la volevo io, servono molte più scatoline per dividere, per l'appunto. Ho già iniziato a dividere i Lego, questa è una piccola panoramica di qual è la situazione attuale, è veramente drastica, ci sono un sacco di divisioni e non so attualmente come dividerle bene nel mio sistema. E fate conto che questa divisione è solo l'inizio, probabilmente ci saranno ancora più scatoline. Per ottimizzare la divisione al massimo utilizzerò uno spazio del mio armadio che è qua di fianco, in cui inserirò dei cassetti costruiti da me in cartone con dentro delle scatoline per separare in cartone. Questo mi permetterà di avere un sistema totalmente modulare con la possibilità di costruire da me i cassetti. Ok, ho appena perso metà di quello che avevo registrato, vabbè, rifacciamo. Quindi stavo dicendo, avrò un sistema totalmente modulare in cui potrò costruire i cassetti e soprattutto i divisori come voglio io per ottimizzare al massimo gli spazi. Il problema è che ideando questo sistema non avevo minimamente ragionato su quanto ci vuole a costruire i cassetti e i divisori. Come potete vedere da questo timelapse ci ho messo circa 10 minuti per ogni divisore e 20-25 minuti per ogni cassetto. Al momento ho costruito solo 2 cassetti, anche se l'idea iniziale era di costruirne 10. Credo i 10 siano un po' troppi, però una via di mezzo tipo 5 potrebbe andare bene. Inizialmente i cassetti dovevano essere alti 5 cm in più, solo che risultavano un po' troppo alti, non erano proprio diciamo comodi per prendere i pezzi, quindi li ho abbassati di un 5 cm. Invece per velocizzare il sistema di ricerca dei pezzi avevo pensato di fare un'app. Quindi ci spostiamo sul computer e vi faccio vedere cosa volevo fare. Allora, questo è Unity, un programma con cui si costruiscono app e videogiochi e con cui io ho costruito il mio gioco. Per chi non lo sapesse, ho pubblicato un gioco molto semplice l'anno scorso. Se volete scaricarlo c'è il link nella descrizione. Come ho detto prima, l'idea iniziale era di poter aggiungere questi quadrati e di cambiare la loro immagine in una con i pezzi di Lego direttamente dall'app, solo che non sono riuscito a farlo come volevo, quindi magari come miglioramento in futuro lo farò. Come vedete ho già aggiunto alcune divisioni di Lego che sono già pronte nelle loro scatole e il loro codice. Alla fine ho deciso di cambiare totalmente il modo in cui trovavo i Lego, perché mi sembrava un po' troppo complicato quello lì, però ditemelo se lo volete che ve la pubblico sul Google Play Store. Quindi come ho deciso di dividere i miei Lego? Ho pensato, avendo una stampante 3D che posso utilizzare, di stampare in 3D delle placche di Lego che andranno attaccate ai cassetti. Su queste placche di Lego andranno attaccati i pezzi che sono contenuti in quel cassetto. Così in un modo super veloce, aprendo l'armadio, so già dove sono i pezzi che sto cercando. Qui abbiamo il primo cassetto che ho costruito, anche se non ha ancora davanti la placca di Lego che devo ancora stampare. Come vedete dentro ha già dei Lego divisi, abbiamo dei pezzi rossi, dei pezzi mattoncini, piatti grigi, piatti neri. Inizialmente avevo pensato di fare tutte le scatoline così alte, solo che non ho così tanti pezzi per cui non ha senso averle così alte. Quindi ho pensato a un secondo design che è stato questo, che già andava meglio, solo che è molto scomodo prendere i pezzi perché è alta e stretta, quindi è molto scomodo prendere i pezzi e capire quali pezzi stai prendendo soprattutto. Quindi sono passato a un terzo design che secondo me è la via di mezzo ottimale, quindi largo e basso, ed è perfetto perché tu riesci a prendere i pezzi di cui hai bisogno ed è molto comodo, e ce ne stanno 2 soprattutto nello spazio di una di queste qua grandi. Quindi come vedete abbiamo per esempio qua i piatti rossi e qua i piatti lisci, per intenderci questi qua a cui non si può attaccare nulla. Ed eccoci qua con gli ultimi 2 cassetti che ho costruito. Questo è il primo cassetto e questo è l'altro cassetto. Come vedete ci sono diversi divisori. Ci sono divisori più grandi come questo qua, che serve per contenere diciamo pezzi di cui ne ho di più, o comunque pezzi più grandi come queste placche, oppure divisori molto più piccoli come questi qua, dove per esempio ho messo delle cose come queste qua molto piccole. Credo che successivamente andrò a ricoprire i bordi di questi cassetti, visto che sono abbastanza grezzi, con dello scotch di gomma, oppure qualche tipo di gomma fatta apposta per questo lavoro, principalmente per la bellezza, ecco. L'ultima cosa che manca a questi cassetti sono queste 2 placche di Lego. Queste qua lo stavano in 3D, solo che si sono un po' curvate, non so se si vede, e fa niente perché non sto a ristamparle, anche perché ci vogliono 5 ore per stamparle circa, alla qualità a cui le ho stampate. Ho già testato, funzionano, si attaccano perfettamente i Lego. Tanto questo difetto della curvatura non si dovrebbe notare troppo una volta che sono attaccate davanti al cassetto. A proposito di questo, andiamo ad attaccare davanti al cassetto.
Ok, perfetto, abbiamo attaccato le placche come potete vedere qua. E adesso vado a prendere i Lego che mancano ancora da essere divisi. Premessa, sono tanti e probabilmente non ci staranno. Ok, come vedete il Lego è veramente tanto. Posso dirvi che ci sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 altre divisioni. E qualcuno nell'armadio che mi sono ancora che non ho ancora preso. Quindi prima iniziamo meglio è. Inizio a dividerli e vediamo cosa esce. Ops. Sono finiti ovunque, sono finiti. Si era perso un attimo la registrazione. Ho diviso altri Lego, vado avanti. Ok, la situazione è meno peggio di quello che pensavo onestamente. Come state vedendo, in questo momento ho diviso molti pezzi e alcuni purtroppo sono rimasti fuori. Quindi probabilmente andrò a costruire un altro cassetto divisore. Questo video come vedete è molto breve, però ho deciso di farlo così per farvi vedere cosa faccio durante le mie giornate. Questa è una delle tante cose. E tra le altre cose è in arrivo un altro video, spero che non ci metta 2 mesi come ci ha messo questo, magari anche un po' più lungo e diciamo anche più interessante, dove vi posso dire soltanto che andremo a costruire una macchina radiocomandata, un modellino di una macchina radiocomandata reale, stampato in 3D, dalla carrozzeria ai meccanismi che la fanno andare. Quindi rimanete aggiornati, lasciate un like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi e attivate la campanellina per rimanere aggiornati sempre. Se volete qualche spoiler su questo progetto vi consiglio di seguirmi su Instagram, link in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video.